Gianni, applauso a Gianni! Dai, un po' di energia! Vai Gianni. Allora, tu avevi chiesto cosa mi porto di questo Sì. momento. Cosa hai imparato, cosa ti porti, cosa... Allora, non pensare più al passato. Non pensare più al passato in modo negativo, intendi? Esatto. Perché non pensare più al passato è impossibile. Non pensare più al passato Come persone, ti dimenticherò, non ti penserò più. No, ma che cosa? Come fai? Come fai? Impossibile. riferito al fatto della morte di mia madre. Mi do le colpe per questo accaduto. Per la morte di tua madre? Sì. Per tanti anni mia madre è stata male, non voleva aiuto, ti porto, e lei ha detto no, no giù, no, 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 fatti i cavoli tuoi. L'hanno operata, l'operazione è andata male, l'hanno rioperata e è morta. Per cosa? Un calcolo. Quanto tempo fa è successo? 2 anni. Già a Malta avevo scritto la storiella. Che storiella? La storiella, avevi dato un esercizio e su quell'esercizio parlava proprio di questo avvenimento e non ho avuto il coraggio di alzare la mano. Grazie che l'hai fatto oggi. L'ho voluto fare proprio. Come sei così agitato? Sto trattenendo gli occhi, sto trattenendo gli occhi. No, ti vedo. Cosa stai trattenendo? Non lo trattenere. Cosa ci devi dimostrare? Che sei forte? No, però neanche far vedere, mi sembra un po' scemo, ecco. Quindi io ero scemo là che mi sono menzionato e non riuscivo a parlare. No, Ho tu dovuto sei... fare 10 respiri per wow. continuare. Ero scemo. No, tu No, sinceramente. Quando io lì mi sono emozionato che ho dovuto fare che non riuscivo più a parlare, ero scemo? Mi hai visto come uno scemo? No, no, no. Sicuro? Sicurissimo, Perché sicurissimo. se dici così non è che mi fido No, tanto. Tu vuoi cancellare il passato, non ce lo vuoi far vedere. Non puoi. È là, lo vediamo, è palese. e che devo fare? Infatti ci ho scritto, fanne parte. Ogni volta che parlo di mia madre piango. Non mi sembra. E questo è il tic, perché non sto piangendo, sto trattenendo il pianto. Non lo trattenere. Non hai potuto aiutare tua madre. No, È successo tutto 2 anni fa. sì, tutto 2 anni fa. È stato veloce. Mia madre come- è stata male per tanto tempo, per un annetto ha sofferto. Ok. Quindi 3 anni fa ha iniziato a soffrire. Sì, è dimagrita 60 kg addirittura. E comunque ce la faceva a malapena a camminare. Andiamo mamma, ti prego, andiamo, ma andiamo. Mia madre non era mia madre, era tutto. Mi ha portato la passione per la musica, il canto, e consigli che non ho accettato. Infatti oggi mi ritrovo un po' così. Vabbè. Consigli che non hai accettato? Sì, tipo... C'ho paura di fare figure di merda, un attimino, mo te lo dico. Ma che figure di merda fai? Guarda, aspetta, non ti sposare, ma tu sei un po' libertino, fai sempre quello che decidi tu, come vuoi tu. Infatti mi sono sposato e alla fine c'aveva ragione lei. Non ridere, cazzo, no? Ridete tutti, per favore. Questo potere ce l'ho avuto. Ridiamo ancora. Che cazzata. Ridete. Che è cambiato? Niente. Niente, infatti. Mi sono sentito preso un po' in giro, però vabbè. Ma sei morto? No. Puoi essere onesto qua. Sì. Non ti fanno niente, anzi adesso abbiamo anche fatto apposta. Non siamo qui per deriderti, anzi vogliamo tutti aiutarci, vero? Lo sai questo? Sì. Ok. Io l'ultima volta che ho pianto 2 Forse è sere arrivato fa. il momento che la lasci andare tua mamma, che dici? Da come parli di tua mamma non l'hai mai lasciata andare. Non ora che non c'è più, Ok. ma anche da prima. Noi eravamo molto legati anche prima, sì. Ma tanto proprio. Ma si sente? Ma a un certo punto il cordone bisogna tagliarlo. Perché? Perché sì, perché diventi adulto, perché diventi uomo, perché ti costruisci la tua indipendenza emotiva.
Per quello stai così male, perché non hai mai tagliato quel cordone. E per quello ti prendi questo senso di colpa. Perché è un modo per rimanere ancora aggrappato, perché adesso lei non c'è più, cazzo come faccio a rimanere aggrappato? Col senso di colpa. È una bella paraculata, perché tu non c'entri un cazzo con quella roba lì. Inconsciamente, non lo so, però non è che sto a fa apposta. Io sto parlando del tuo inconscio e te lo sto sbattendo ok. in faccia la tua razionalità, lo so che non lo vedi. Ok. Per quello io sono qua, per fartelo vedere. I trick che ci inventiamo. I trip. I trip. Esatto. Buoni quelli. Vai. Sono attaccato a mia mamma emotivamente, Sì. la uso per quello che mi serve, lei ha i suoi benefici, lei avrà avuto le sue responsabilità di tenerti lì, di continuare a farti da mammina, e tu adesso, che lei non c'è più, pur di rimanere aggrappato a lei, ti vuoi sentire in colpa. Ma è una tua scelta, per rimanere aggrappato a lei, perché tu, di quello che è accaduto a lei, non c'entri nulla. Non potevi prenderla, non puoi obbligare gli altri, non dipende Mia da zia te. mi è arrivata a dire gli devi fare il TSO per portarla via. Non dipende da te. Ok, tua zia è tua zia. Il giorno prima dell'operazione il chirurgo ha detto... È la sorella, tua zia? Sì, come avete fatto a ridurre questa signora in questo modo? Chi te l'ha detto? Il dottore. Il Ok. dottore gli ho detto... Vabbè, ma quando tu hai bisogno di qualcosa, ti arriva, vedi solo quello. Gli ho detto, dottore, Ci lei sono state mi- anche altre persone che hanno detto altro, ma tu hai visto solo questo, perché quando noi vogliamo delle conferme le troviamo. Vi ricordate i sistemi mentali associativi? Sistema di attivazione reticolare, lui inizia a vedere tutte le cose che possono generare in lui senso di colpa, non perché non ce ne siano altre, ma perché lui quelle vuole vedere, perché gli servono, e non lo fa razionalmente, lo fa a livello inconscio, giustamente. servono? Non è- ti servono per vivere il tuo senso di colpa. E il senso di colpa è un modo che usiamo per rimanere aggrappati Ma alle se ci sto persone. male, perché mi servono? Per starci male? Perché? Io voglio Certo. stare bene. Lo so, c'è una parte di te che vuole stare bene, ma c'è un'altra parte che vuole rimanere aggrappata alla mamma. L'unico modo per rimanere aggrappata alla mamma è attraverso il senso di colpa, adesso che non c'è più. Ma non è tuo compito, e non era tuo compito quello di salvarla. Perché no? Perché no? Non puoi salvare un'altra persona. Pensi che io posso salvare te? Io la prima cosa che ho detto a lei, pensi che io posso aiutare te? Lei ha detto 10%, ma nemmeno il 10%, in realtà il lavoro lo fate voi. La prima cosa che vi ho detto, togliendomi io il cappellino da fenomeno che salva il pianeta, che comunque mi farebbe molto al mio ego, salvo tutti, ti salvo. Ma che cazzo salvo? Non conto un cazzo io, sono uno strumentino, sicuramente utile, funzionale, importante, ma il grosso del lavoro viene fatto da te, da voi. Un conto è dare supporto, un conto è aiutare, un conto è sentirsi in colpa per quello che succede. Io posso aiutare voi, ma poi so che è una vostra responsabilità. Non posso prendermi le colpe di quello che poi succede nella vostra vita. Io posso dire a mia madre, fai così, ma se poi lei decide di non farlo, posso dirlo in un altro modo. Non funziona. E l'ho fatto. Con mia madre e con mio padre, ho fatto di tutto. Ho usato tutte le tecniche possibili e immaginabili. E mio padre anche a volte faceva dei cambiamenti. Doveva mangiare la pasta perché ha il diabete. Quindi sì, mangiava quinoa davanti a me, gli spinaci crudi, l'avocado, l'olio di canapa. Poi appena io non c'ero, una bella matriciana col sugo soffritto di 3 ore, 7 kg di guanciale, bella cofana. Non potete capire quante gliene ho dette. Perché qua? Perché là? Mi sta rovinando la carriera! Per cercare di convincerlo a... E io ero convinto che stessi facendo il suo bene, lo sai? Che dovevo io salvare lui. In realtà poi mi sono reso conto che non era il mio compito, ma che soprattutto non lo stavo veramente amando. Però ci hai provato. L'hai fatto, no? Anche Certo, tu ma l'hai ho fatto quello capito, che volevo certo, fare io. infatti ti capisco tantissimo, ma ho capito che è sbagliato farlo. E ho dovuto accettare il fatto che mio padre potesse morire, perché per me era più importante amare mio padre che cambiare mio padre. Era più importante amare lui per come era, anche magari se moriva, per le sue scelte, piuttosto che cercare di cambiarlo per le mie paure, per rimanere io aggrappato a mio padre. Ed è quello che stai facendo tu, e è quello che hai fatto anche tu. Per quello ti dico, è arrivato il momento di lasciare andare e di iniziare ad amare davvero tua madre. Perché tutto quello che hai fatto e hai provato a fare, l'hai fatto tanto per te che per tua madre. Per me. Sì. Per i tuoi benefici, per i tuoi scopi.
ovvio, anche per lei, anche io lo facevo anche per mio padre. Certo che volevo bene a mio padre e volevo che lui stesse meglio. Anch'io dicevo a mio padre, cazzo! E pensavo che stessi aiutando lui, non vedevo che invece ero lì per me, prima che per lui. Ero per me prima che per lui. Lo so che non lo facevi razionalmente per quello, per quello sono qua adesso con te, per fartelo vedere. È un amore condizionato al beneficio che tu stai avendo. Quanto invece l'amore più potente, al di là di quello che dice la zia, il dottore, chi che sia, ma quello che senti tu dentro è importante, perché la zia ha i suoi problemi, le sue paturnie, i suoi traumi e non è adesso il momento di andare a toccare i suoi, ma quello che senti tu è importante. E se vuoi veramente amare tua madre, d'ora in poi, pienamente e profondamente, è importante che rispetti le sue scelte, piuttosto che tornare indietro e cercare di cambiare il passato o cancellare il passato e portarti questo senso di colpa con te, ma accettare la sua scelta e iniziare a vedere il rispetto che d'ora in poi puoi portare per tua mamma nella tua vita, onorando l'amore che vuoi provare per lei d'ora in poi e portandolo così verso di te, perché significa che stai amando te prima di amare lei. Ci pensi con l'amore e il rispetto che vuoi portarle d'ora in poi, nel ricordo di tua madre. Perché ci puoi pensare attraverso il senso di colpa, ma ci puoi pensare anche attraverso l'amore. Nel senso di colpa non c'è amore. Pensa a tua madre, vuoi punire per quello che ha fatto? No. Quindi già non c'è più. Vuoi anche punirla, dargli sta punizione. Mamma, soffrirò, Non la voglio punire. soffrirò tutta la mia vita perché non sono riuscito a salvarti. Quindi mi rovino la mia vita adesso. Guarda che figlio sfigato che si rovina la vita perché non è riuscito a salvarti. No. Vuoi questo per lei? No. Questo no. Allora amala davvero, perché adesso non lo stai facendo. E come no, davvero? In che modo? Non la stai amando pienamente e profondamente. Perché gliela fai pagare, il senso di colpa è un modo per fargliela pagare. Vuoi davvero fargliela pagare? No. No. Qual era l'obiettivo di tua madre? Vederti felice, immagino, giusto? Sì. Ok. Quando pensi a tua madre sei felice? No. No. Tua madre vorrebbe vederti felice o no? Sì. Ok, allora sentendoti in colpa, attraverso quello che è successo a lei, le stai facendo un torto a lei. Se lei vuole vederti felice, mi segui? Capito? Ah, Stronzo. no, poi lascia andare. Lo so che hai capito. Ho capito. Ti liberi tu? Liberi lei. Che fai? Come Ghost? Vi ricordate il film Ghost? Che la tiene aggrappata così. Mamma, non andare, resta ancora qui, il senso di colpa. È così, sei tu così. E lei dice, no cazzo, lasciami andare, vivi la tua vita. 2 sere fa io dormo con le cuffiette e la musica. Poi quando mi sto addormentando spengo tutto. Ho messo la musica che piaceva a lei. E dormivo come se lei stesse lì con quell'immagine che tu hai fatto adesso, così. Vuoi lasciarla andare? E portarla con te con amore, ma lasciare andare questo attaccamento che non è sano? Sì. Vuoi diventare uomo? Dici, ma sono già uomo. Già il 78. Adulto di consapevolezza? Vuoi? Ok. Non mi sembri convinto. Lo vuoi fare davvero? Sì. Sei qua per questo? Non solo per questo. Non solo per questo. Forse questa è una cosa importante, eh? Che dici? Voi che dite? Sì. Secondo me sì. Secondo voi? E guarda che non sei solo qua, che qua di salvatori dei genitori è pieno, vero? Salvatore Cecchi. Salvatori, siamo fighi, eh? Tua mamma non devi cancellarla, ovviamente, non puoi, ma portarla con te con amore. Significa, mamma, da oggi ti rispetto, da oggi voglio vedere quello che è successo con rispetto verso di te e quindi anche verso di me, rispettare le tue scelte. Cioè, però ti ho perso, soffro. Sì, ma preferisco rispettare le tue scelte. Hai voluto fare quello che hai voluto fare? Lo rispetto perché ti amo, mamma. Ho scelto lei, sì. Lo vuoi fare? Sì. Fallo un attimo, chiudi un attimo gli occhi. Te lo faccio fare io. Sei sicuro? Sì. Chiudi gli occhi. Fai un bel respiro. Perché dico diventare uomo? Perché arriva un momento in cui dobbiamo liberarci dal senso di colpa
iniziare a vivere davvero la nostra vita. E oggi hai iniziato a vedere le cose in modo diverso. Quella storia che ti raccontavi inizia a cambiare. E come dicevo prima, non si torna indietro. Ma sai anche che c'è una parte di te che si è nutrita di questo per tanto tempo, per tanti anni. Si è sentita speciale attraverso questo, c'era una buona intenzione anche lì. Quello di sentirmi amato, di sentirmi speciale per mia mamma. Devo salvarla, così mi darà il suo amore. Mi amerà per sempre. E ti dimentichi che l'amore sei tu che devi dartelo per primo. Allora quando questo amore sembra inarrivabile, cosa facciamo? Iniziamo ad aggrapparci al senso di colpa, che diventa un meccanismo per attivare sempre quell'interruttore. La nostra buona intenzione, che però purtroppo spesso ci porta a rovinarci la vita, a prenderci responsabilità che non sono nostre, compiere azioni che non ci appartengono e soprattutto a dimenticarci cos'è l'amore vero. L'amore vero. E già il tuo corpo è cambiato. La tua faccia è cambiata. Sì. Adesso immagina tua mamma davanti a te. Adesso immagina tua mamma davanti a te. Voglio che adesso una parte di te invisibile si avvicina a tua madre, le va dietro. È come se avvicinandosi a lei potesse sentire quello che prova, quello che sente. E vorrei che questa parte adesso sentisse e percepisse la volontà dell'amore di quella mamma, la volontà più elevata, più profonda, più potente. Cosa vuole per il suo figlio? Nel livello di amore più elevato, cosa vuole? Cosa vuole? Bene. Bene. Bene per me. Il bene per te. Il meglio per te, intendi? Bene per te. Cosa intendi per il bene per te? Cosa vuole per te? Io ho immaginato mia madre. Usa il microfono più vicino. Io ho immaginato mia madre quando mi ha detto di immaginarla sotto braccio che mi accompagnava all'altare. Quindi ha sempre lei voluto il mio bene e le mie scelte, cioè sento, mi aiutava comunque ad elaborare le mie scelte, quello. Ok. Ma arriva un giorno che questo figlio deve iniziare lui ad elaborare le sue scelte. O no? Sì, Sì? sì, Ok. E questo, l'ho fatto. e questo se lo deve concedere il figlio. Si deve prendere le sue responsabilità. Questo vuol dire crescere, essere indipendente. Che è anche lo scopo di un genitore. Che a volte però purtroppo viene mascherato dall'attaccamento e da un finto amore. Ma che è comunque una forma di amore, che ha comunque delle buone intenzioni. Ma che a un certo punto deve essere compreso, visto, accettato e lasciato andare, trasformato in un amore più elevato, più potente, più puro. Allora adesso immagina è vicino a te, piccolino, invisibile, che puoi vedere solo tu. Ci sei tu quando avevi
7 anni. Immagina di dare la mano a quel bambino che è lì vicino a te. Ce l'hai? Adesso guardalo negli occhi e digli, guardandolo negli occhi, ci sono io qui con te. Ci sono io qui con te. Dagli la mano. Esatto. Guardalo negli occhi e con amore ridiglielo. Sono io qui con te. Fazzoletto. Sono io qui con te. Ritorna lì, c'è tua madre lì davanti e c'è questo bambino di 7 anni. Sei tu quando avevi 7 anni. Gli dai la mano e gli dici sono qui con te. Sono io qui con te. Sono io qui con te. Mi prenderò cura di te. Mi prenderò cura di te. Puoi contare su di me. Puoi contare su di me. Per me vai bene così come sei. Per me va bene così come sei. Sei speciale. Sei speciale. Ti voglio bene. Ti voglio bene. E sarò qui nei momenti difficili E sarò qui nei momenti difficili e nei momenti belli, e nei momenti belli, al tuo fianco. al tuo fianco. Mi prenderò cura di te. Mi prenderò cura di te. Adesso guarda tua mamma. Mamma, da oggi Mamma, da oggi scelgo di amarti profondamente scelgo di amarti profondamente e amandoti profondamente ed amandoti profondamente rispetto le tue scelte rispetto alle tue scelte e amandoti profondamente ed amandoti profondamente rispetto le tue scelte. rispetto alle tue scelte. Perché quello che sento Perché quello che sento è l'amore più elevato è l'amore più elevato e da oggi e da oggi voglio portare con me voglio portare con me questo livello di amore, questo livello d'amore, questo ricordo, questo ricordo, portarti nel mio cuore portarti nel mio cuore con rispetto, con rispetto, perché so che così perché so che così potrò sentire la tua forza, potrò sentire la tua forza, esprimere la mia libertà, esprimere la mia libertà, essere uomo. essere uomo. Grazie mamma, Grazie mamma, ti voglio bene. ti voglio bene, tanto.
metterai con te sempre di più in modo nuovo. Grazie. Grazie a te. Voi. Applauso!